Ciao a tutti e bentornati sul canale. Vi faccio un piccolo video di aggiornamento sulla nuova officina, visto che in molti mi avete scritto se ci sono novità, se sono andato avanti con i lavori. Allora, la situazione è più o meno ferma perché dovevo capire un attimo da quali lavori iniziare. L'officina vecchia l'ho vuotata completamente e tutta la roba, visto che i tempi erano molto stretti, l'ho messa praticamente a caso dentro l'officina nuova e quindi ora c'è una confusione pazzesca. Ora ho più o meno capito da che zona dovrò iniziare i lavori dell'officina, diciamo, proprio a livello di struttura, di pavimento e di altro. E quindi quelle zone lì le sto lasciando vuote, ma visto che saranno lavori abbastanza lunghi, intanto mi creo un'area provvisoria dove comunque poter lavorare, perché adesso sono in una condizione abbastanza precaria. Vi faccio vedere cosa intendo. Allora, adesso l'unica zona che ho per lavorare è questo banchettino qua, dove ho messo giusto un po' di cose appoggiate, e questo armadio che è vuoto, e qua fino a un'oretta fa c'erano due scaffali, cioè questi due qua, pieni di tutta questa roba che vedete qua per terra, che ho deciso di vuotare, che adesso li vado a spostare, perché in questa zona qui adesso andrò a creare, esattamente qua, un banco lungo 3 metri, con la rastrelliera per gli attrezzi, praticamente uguale a quella ma molto più lunga, perché ho già tutto della vecchia officina, e sopra, se riesco, metterò anche due pensili, che anche quelli è tutta roba che ho già. Praticamente sto cercando di incastrare in modo diverso tutta la roba che avevo già e che mi porto dietro da un bel po' di anni nei vari box che ho vissuto, diciamo. Allora, adesso praticamente cosa sto facendo? Sto realizzando lì sotto una base di legno lunga 3 metri e larga 50 centimetri, dove appoggiare i banchi. Questo perché il pavimento è tutto storto e spessorarli da montati è un po' complicato. Cosa che ho fatto per esempio qua. Questo armadio e questo mobile li ho spessorati da montati. Infatti di qua lo spessore è maggiore, però così è veramente scomodo e soprattutto al centro non hanno appoggio e questi sono mobili da ufficio, non sono fatti per tenere chissà che peso. Quindi la mia idea è creare una pedana di legno, tanto comunque rialzo anche un po' da terra, che va bene sia per l'umidità ma anche per avere i banchi un po' più alti perché non sono proprio altezza bancone. E metto la piastra, questa pedana, perfettamente in bolla e poi ci appoggio sopra i miei mobili. Adesso vado avanti con questo lavoro e poi vi faccio vedere man mano il resto delle cose che andrò a montare. La pedana è pronta. È perfettamente in bolla. Stessa cosa qui e anche dall'altra parte. Che poi è la cosa che mi interessa di più, perché se i fianchi non sono in bolla, sono storti, il mobile si stroscia e le ante scorrevoli non funzionano più. Adesso qua sopra ci posso appoggiare i due mobili, uno lungo 120 e l'altro lungo 180, per un totale di 3 metri. Comincia a prendere forma. I banchi sono in posizione e ho messo anche i pannelli per tenere gli attrezzi. Visto che è tutta roba recuperata negli anni, le dimensioni ovviamente non è che tornano molto, quindi i pannelli sono un po' più corti rispetto ai banchi. I banchi sono 3 metri esatti, i pannelli sono un po' meno. Allora ho scelto di lasciare in mezzo una striscia per mettere le prese elettriche. E non mi venite a scrivere che le prese era meglio metterle a destra, perché io sono mancino e quindi mi fa più comodo averle più a sinistra. Non le ho messe all'estrema sinistra perché così se qualcuno, diciamo, non mancino viene a darmi una mano può lavorare da questo lato, senza ingarbugliarsi coi fili. Comunque posizione più o meno centrale, ma prevalente per uso, diciamo, da mancino, quindi col banco più grosso da questa parte. E qua sopra
ho messo questo legno, che è quello che avevo nell'altra officina, proprio intorno a questa presa per tenere i rotoli di nastro, e così coprirà un po' il tubo che va su. Adesso, visto che l'appetito viene mangiando, vediamo se riesco a fare anche i pensili. Questi sono i mobiletti che voglio usare come pensili. Questi qua, la versione diciamo larga, questo e questo, adesso li vedete senza sportelli ma perché sono parzialmente smontati, l'avevo già modificati per usarli come pensili e li usavo già nel box precedente, anzi da 2 box precedenti. Questa invece è la forma normale che dovrebbero avere i mobiletti. Questi mobili qua sono dell'IKEA, sono della serie PS e sarebbero dei mobili da TV. Quindi qui avevano le zampe, come questo, e sono fatti per appoggiare la TV e all'interno c'è il ripiano col foro per far passare i cavi. Il problema di questi mobiletti è che sono ad incastro, quindi per esempio il coperchio sopra, se noi lo spingiamo viene via, perché è solo ad incastro. Stessa cosa il fondo. Questo significa che se noi li montiamo capovolti, si smontano. E ovviamente non sono nemmeno fatti per essere appesi. Quindi questi qua io li avevo modificati così, avevo tagliato le gambe, la versione lunga non aveva le rotelle ma aveva le gambette con i gommini sotto, i gommini l'ho rimessi qua, quindi ho fissato con dei fori tutti i pezzi mobili, quindi ho forato, ho rivettato, ho messo viti, e la stessa cosa per il piano superiore che è fissato con dei rivetti ai lati, in modo che resti stabile. E poi sul fondo ho fatto dei fori per poterli appendere al muro. Questi è tanti anni che li sto usando come pensili, quindi poi reggono. Ovviamente non ci si può caricare centinaia di chili, ma comunque materiale ci hanno messo parecchio. Li monto capovolti semplicemente perché il fondo è abbastanza brutto, perché c'è questo scheletro fatto così, e invece la cima è molto più bella. E messi come pensili, la parte, diciamo, che mi interessa avere a vista è quella che sta sotto, quindi questa qua è molto più bella. Adesso modifico anche questo. Questo nel box precedente lo usavo sotto al frigo, in modo da poterlo montare capovolta anche questo, e poi li fisso tutti e tre là in cima. Come dimensioni siamo ovviamente diversi dal resto, perché il mobile sotto è 120 e questo è 118 mi sembra, e quindi manca leggermente, manca un dito. La mia idea è quella di mettere questo qua al centro lì sopra e poi attaccargli ai lati gli altri due, in modo che sia tutto allineato su questa riga centrale, diciamo. Ai lati poi dovrebbe notarsi meno, che sono leggermente più corti. Alla fine, a parte la discrepanza di colori, dovrebbe venire comunque un bel lavoro. Adesso mi dedico alla modifica di questo mobile, farò dei fori qua di fianco per mettere dei rivetti e un paio di fori qua sotto per fissare questo pannello qua, e direi che ci siamo. I supporti per i piani, visto che sono dentro alle fessure, basta montarli capovolti e torna a funzionare tutto come prima. Stessa cosa le ante, anche le ante si possono montare capovolte senza problemi, perché hanno i fori da entrambe le parti, e quindi l'anta la monterò capovolta, così le prese d'aria, diciamo, esteticamente sono corrette. C'è un problema, forse voi ve ne eravate già accorti, ma io non ci avevo fatto caso finché non ho cominciato a prendere le misure. Questo mobiletto è più basso degli altri e quindi la mia idea non funziona. Adesso sicuramente devo mettercelo comunque, perché se metto solo questi due non riesco a completare bene la parte in alto. Quindi, visto che questa parte qua è alta come questa e invece questa è più bassa, sarei propenso ad allinearlo in alto, quindi in questo modo qua, e lasciare un dente sotto.
dove potrei, non so, o incassarci una luce per, diciamo, giustificare questo buco, oppure potrei questo mobiletto qua metterlo di là, quindi mettere i due grossi allineati qua, laggiù questo qua un po' più basso e sotto farci lo spazio per metterci qualcosa. Non so come fare. Finché non riesco a capire cosa poterci mettere sotto, di comunque basso, mi viene un po' difficile capire come fare. Sicuramente posso intanto appendere questo perché ha la posizione fissa e questi due devo decidere se metterli così o se invertirli. Intanto modifico comunque questo mobile perché per avere continuità la sua larghezza mi serve e poi cercherò di capire come fare per farlo sposare bene con tutto il resto. Ho montato anche i pensili, alla fine ho scelto di mettere questo qua più basso al centro perché mi piacciono di più le cose simmetriche e ora troverò qualcosa da mettere qua per, diciamo, giustificare questo buco. Qua ci va il portanastro che adesso ho disperso, che è qua. Ci andrà questo, una volta che avrò fatto i collegamenti dei fili per la parte elettrica. Adesso ci mettiamo la chicca finale. Ok, e il banco direi che è pronto. Ora magari gli metto sopra della gomma e sarebbe da dargli una spennellata di nero qua sul bordo perché il giallo non è che sia proprio il massimo, però direi che come funzionalità ci siamo. È un bel arcobaleno di colori, abbiamo bianco, grigio chiaro, giallo, li abbiamo un po' tutti, però questo avevo e direi che il risultato non è male. Adesso fisso la tavola da sotto perché questi mobili qui hanno la parte superiore con i fori perché ho usato la parte superiore, questi qua sono mobili da ufficio e sono mobili, diciamo, componibili. Esiste la versione alta, quindi armadio, e la versione bassa che sono questi qua. Io ho usato le parti superiori degli armadi, di quelli alti, perché hanno i fori su cui ci si possono avvitare i moduli bassi. In questo modo ho già i fori predisposti, quindi ci infilo sotto 4 viti per pensile, in modo da tenere tutto bello fermo, e direi che ci siamo. Magari poi qua ci metto la morsa, 2 strisce LED, e direi che come officina provvisoria va più che bene, molto meglio del previsto. Adesso devo divertirmi ad appendere tutti gli attrezzi, ma direi che grosso modo ci siamo. Sono molto soddisfatto di questo lavoro. Alla fine non pensavo nemmeno di arrivare fino a questo punto, mi sono venute le idee man mano che spostavo cose e direi che mi piace molto. Adesso dalla parte di là, nella nicchia diciamo uguale, faccio la stessa identica cosa ma con questi mobili in versione alta, quindi con 2 armadi di là, e dalla parte di là invece faccio la zona di lavorazione auto, ma di questa roba qua poi la vedremo in un altro video. Oggi volevo solo farvi un po' di aggiornamento perché è un po' che non vi parlavo della nuova officina. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un like e ovviamente se avete suggerimenti lasciatemi un commento qua sotto. Grazie a tutti, al prossimo video!